I miei gusti sono particolari. Non capiresti. Illuminami allora. Non dirti mai che siamo stati a letto per un giorno intero. Pisellini, vaginelle. Ho visto 50 sfumature di grigio. Non sono andato al cinema a vederlo, me lo sono guardato in streaming a casa perché i soldi non te li regalo io, non glieli do a loro. Ho preferito destinare quei 9,50 € a qualcosa di molto più eccitante. Un bel menù di McDonald's, Maxi. Allora, la trama ormai la conosciamo tutti. Non parlerò di tutto il film, ma mi concentrerò semplicemente sul fatto che io questi due li avrei presi a mazzate in faccia nei primi 5 minuti del film. Partiamo da lei. Anastasia Steele, studentessa di letteratura inglese all'università, senza un soldo, e fin qui ci può stare, senza la conoscenza della piastra per capelli, senza la conoscenza dei touchscreen e senza aver mai incontrato la ceretta inguinale. Ce l'ho pelosa. Ora magari non ti vuoi fare proprio tutta la ceretta inguinale, ma quantomeno rasa al pratino, gioia santa. Cioè, tu hai una foresta là sotto. Diana del Bufalo sarebbe veramente orgogliosa di te. Ma tralasciando questi piccoli e insignificanti dettagli, andiamo ad analizzare la sua figura. Lei si morde il labbro. Sempre! I'm sexy and I know it. Lei gode. Che ci sia lui, che ci sia un muffin al cioccolato, che ci sia un cacciavite a stella preso dal ferramenta dove lavora lei geme incontrollabilmente. Tesoro, io magari mi farei controllare perché non stai proprio tanto bene, eh? Guarda che neanche Rocco Siffredi reggerebbe i tuoi ritmi orgasmici. In tutto questo lei è una cretina cosmica. Vi faccio il quadro della situazione. Lei incontra lui ci prova con lei e gli dice chiaro e tondo: io sono un master sadomaso. Anzi, gli dice proprio: Io non faccio l'amore. Io scopo. Forte. gli fa firmare un contratto sessuale di sodomizzazione. E per contratto lei dice no alle pinzette vaginali, ma si domanda che cosa sia un dilatatore anale. Cosa pensi che sia un dilatatore anale? Analizza la parola dilatatore anale. È un tronco di gomma grosso così che te lo sbatti nel bucio del culo, così ci puoi parcheggiare anche la Smart e non devi neanche più preoccuparti del parcheggio in centro a Milano o a Seattle dove sei tu. Oltretutto lei è vergine, che ci può stare tesoro, te lo concedo, hai tutta la mia approvazione. Ma gli bastano 5 minuti 5 con lui che gli fa un bidet con la lingua e si trasforma da educanda di San Babila a super zoccolone imperiale Troia da Monta. Ma a lei non basta essere la regina della materassa. No! Lei vuole lui, lei lo vuole toccare, lei vuole dormire con lui. Dormire con lui? Ti ricordo che lui si è presentato così. Io scopo. Forte. E quando si ricorda che lui ha 50 sfumature di perversione, gli dice: Puniscimi, fammi vedere quanto sei brutto. Fammi vedere il peggio, solo così potrò capirti. E lui che cosa fa? La prende a cinghiate. Ma lei dice: Basta, non mi farai mai più una cosa del genere. Anastasia, ascolta, è un master sadomaso. Cosa pensavi che ti facesse? Ti passasse lo Swiffer sulle ginocchia? Questo ti piglia sprangata in faccia, questo ti randella col pisello. Ma lei no. Lei non lo accetta perché vuole dormire con lui. E adesso parliamo di lui. Christian Grey, un uomo ricco, molto ricco, tanto ricco. Che di lavoro fa? Boh, non lo sappiamo. Ha un palazzo col suo nome sopra, ma non sappiamo se gioca in borsa, ha un traffico clandestino di organi, spaccia droga, rivende a Cordelia De Bon cuccioli di dalmata. Noi non lo sappiamo, sappiamo solo che è tanto ricco. E lui è figo, anche se ha una sola espressione, che è questa. Per tutto il film. Ma chi se ne frega, perché tanto sei ricco, quindi puoi anche avere una sola espressione. Insomma, lui sa fare tutto, tranne che interessare a qualcuno. Voglio dire, circa al minuto 7, Anastasia, che è lì nel suo ufficetto, che cerca di fargli un'intervista, lui si siede e le dice: e adesso parlami di te.
Amore, stai zitto, qua le domande le faccio io perché ho solo 10 minuti e poi devo tornare a casa a fare la lavatrice che sennò quella non mi si stende e non mi si asciuga più, ok? E poi lui vuole Anastasia, ma no, non la vuole, però la vuole, ma non la può prendere, ma la desidera, ma non la può avere. Ah, tesoro, ciao, io ho una vita, fai pace col cervello, non mi cagare la minchia, tanto ho l'amichetto mio, quello negretto che mi si sta sbavando addosso dai 15 anni, c'ho pure quello del ferramenta, quello buono che mi sta qua con il fiato sul collo. Vai altrove, non lo so, vai in una clinica del sesso, fatti curare, per dirne una. Ma analizziamo adesso le sue tecniche di seduzione. Farai l'amore con me adesso? Io non faccio l'amore. Io scopo. Forte. Ecco come nella vita reale andrebbe questa scena. Io non faccio l'amore. Io scopo. Forte. Senti coso, mi alzo alle 7 del mattino per andare all'università. Mi toccano ancora 15 esami e poi discutere la tesi. Poi mi sparo 5 ore in piedi al paradiso della brugola, arrivo a casa con la cialbo sciatica. L'ultima cosa che voglio è te che mi scopi forte. Non puoi fare come tutti che ti sdrai a 4 dei bastoni, io ti accarezzo un po' con la manina e poi ti addormenti come fanno tutti gli uomini normali, Signor Grey, vogliamo renderla molto più interessante? Io scopo. Forte. Grey! Ottimo direi! Per non parlare poi di questa frase meravigliosa. È l'ora del bagnetto. Ma manco mia nonna me lo diceva. Ma io ti do 100 colpi di spazzola dalla parte del legno e ti faccio vedere 50 sfumature di viola in faccia. Poi alla fine del film se ne esce con questa frase magica. Perché in me ci sono 50 sfumature di perversione. Scusa, se il massimo che hai fatto è stato legarla alla testiera del letto, dargli 2 colpi di frustino, passarle una piuma sulle ascelle e una cinghiata. Scusami, ma quante sfumature pensi di aver fatto vedere? Non so, impegnati di più la prossima volta, che ne so, mettigli un criceto vivo, spalmala di Nutella e poi leccala. Mettigli lo smalto sulle unghie dei piedi con la punta dell'uccello, ma fai qualcosa! Io vorrei capire come si fa a trovare eccitante un uomo che ti dice È l'ora del bagnetto. dai, su, per favore. Ora, io non so cosa vi aspettavate voi, non ho letto neanche il libro e non penso che lo farò mai. Ma mi aspettavo più una storia di passione, di amori tormentati, di una sensualità un po' bislacca. Ma a me queste sono sembrate 50 sfumature di cazzate. Dai, nella vita reale il massimo che ti puoi concedere sono 50 sfumature di Blade. Lui, lei che arrivano a casa dopo una giornata di 9 ore di lavoro, si sbaccano sul divano con sulla copertina, accendono la TV, guardano l'Isola dei Famosi e poi lui si gira e dice amore, ci tocca. E va bene, ok, d'accordo. Io posso capire di cercare un'evasione dalla realtà, ma rimaniamo sempre nell'ambito della realtà. Ricordiamoci che lui gli ha detto È l'ora del bagnetto. se voi avete letto il libro, avete visto il film, fatemi sapere cosa ne pensate con un commentino qua sotto. Fatemi anche sapere se voi avete 50 sfumature di perversione oppure siete come me che ne avete una sola ed è il grigio topo. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e ci vediamo venerdì con un nuovo video. Ciao! Metti mi piace a questo video, altrimenti ti punirò. In nome della luna!